Bentornati, siamo di nuovo qui con un nuovo video. Oggi ci occuperemo di un Samsung S8 con problemi di ricarica. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche quando pubblicherò nuovi video. Mettendo il cellulare in carica appare sul display il messaggio che indica la presenza di umidità nel connettore. Riscaldiamo o con un phon o con una pistola termica a temperatura controllata. Solitamente io utilizzo 200 gradi per riscaldare la parte posteriore. Non vi fermate allo stesso punto, ma fate dei cerchi oppure muovetevi lungo il bordo per riscaldare uniformemente tutta la parte posteriore. Entriamo delicatamente tutto al back, ecco. Una volta entrati utilizzo sempre un po' di alcol isopropilico. Questo ci aiuterà a rimuovere agevolmente la back. Fate molta attenzione perché al centro c'è la ricarica wireless, quindi cercate di non arrecare danni. Pure in questo punto fate attenzione, c'è il flat dell'impronta digitale che è attaccata alla PC board. Riscaldiamo un altro pochino. Non entrate troppo in profondità, proprio per non arrecare danni. Quando vedete che si sta staccando, delicatamente lo aprite e staccate il flat dell'impronta digitale. Rimuoviamo adesso le viti. Passiamo ora a rimuovere l'antenna. Con un tools delicatamente entriamo sotto e facciamo leva. Passiamo adesso alla ricarica wireless, sempre allo stesso modo con un tools in plastica, mi raccomando, sempre delicatamente. Dopo questo colleghiamo la batteria. Lanciamo l'LCD.
fotocamera anteriore, e i restanti dei flessibili. Lanciamo i cavi RF. Non ci dimentichiamo di togliere il carrello SIM. Adesso sganciamo la dock di ricarica delicatamente sempre e solleviamo la PC board. Stacchiamo il flat jack AUX. Togliamo questo, delicatamente tiriamo via i cavi RF, riscaldiamo leggermente la dock per agevolare la rimozione. Procediamo adesso alla sostituzione. Sostituiamo la dock di ricarica, agganciamola alla PC board e riposizioniamola nel telefono. Riagganciamo i vari flat, l'LCD, il jack AUX, rimontiamo tutte le viti, prima di riassemblarlo del tutto facciamo un test preliminare per vedere se è tutto funzionante. Riagganciamo la batteria, non dimenticate di riposizionare la ricarica wireless mettiamo solo le due viti centrali temporaneamente per tenere la ricarica wireless in modo che faccia contatto. E passiamo alla prova funzionale.
Come potete vedere è andato in ricarica e sta effettuando anche la ricarica rapida. Questo lo si evince dal fulmine che vedete durante la fase di ricarica. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche quando pubblicherò nuovi video.